Che diamine è questa novità? Beh, come vedi, non riesco proprio a starmene con le mani in mano. E siccome sinceramente sto iniziando ad avere qualche piccola difficoltà a rispondere a tutti quanti i commenti e come sai ci tengo tantissimo a farlo, ho pensato di uscire in maniera assolutamente aperiodica con questi video, in cui non solo andrò a rispondere ai commenti più interessanti che vengono fatti nel corso della settimana agli altri video, ma vorrei anche portare alla tua attenzione le notizie più importanti in ambito informatico che ci sono nel corso della settimana, come faremo anche quest'oggi naturalmente. Ho pensato anche di rendere questi video riconoscibili rispetto a quelli classici del canale, dandogli una copertina diversa, come sicuramente avrai notato anche con questo. Bene, ma quali sono questi argomenti di cui vorrei parlarti? In primo luogo, quest'oggi parleremo di un software Atlas OS che è stato portato alla mia attenzione da Cristian Priamo, che mi ha chiesto che cosa ne pensassi. Allora, devo dire che mi ero già interessato ad Atlas Software perché appena è uscito ho pensato di farci un video su e quindi mi sono fiondato a scaricarlo e provarlo, però sono rimasto piuttosto perplesso da diversi aspetti di questo sistema operativo, come vedremo tra un po'. Il secondo argomento del giorno è un malware che si chiama Vipersoft X, che rischia di rubare tutte le password dal tuo computer se sei a rischio, e appunto vedremo come capire se il tuo computer è esposto a questa vulnerabilità e naturalmente come porvi rimedio. Parleremo poi del futuro di Windows 10, perché proprio in questi giorni Microsoft ha diramato un comunicato nel quale si dice che non saranno più pubblicate nuove feature per questo sistema operativo. Quindi cercheremo di capire se possiamo continuare a tenere Windows 10 o se siamo di fatto costretti a passare a Windows 11 in attesa che esca il famosissimo Windows 12. Infine, anche se questo canale non si occupa di smartphone, purtroppo sono certo che tutti quanti ne abbiamo uno. Bene, in questi giorni gli analisti di MalwareFox hanno individuato addirittura 19 app molto diffuse che potresti avere nel tuo telefonino che contengono uno dei 3 possibili tipi di malware che sono associati. Naturalmente le case produttrici hanno ritirato queste app dal mercato, però sarà importantissimo capire se ne hai una installata sul tuo smartphone e correre immediatamente a rimuoverla. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Avevo appreso dell'esistenza di Atlas OS da questo articolo del 26 aprile di Punto Informatico che ne parlava in termini decisamente entusiastici. Allora, che cosa ho fatto? Sono immediatamente andato sul sito di Atlas OS, dove sono stato sommerso di belle promesse. Abbiamo ridisegnato Windows per i giocatori. Atlas, il miglior sistema operativo di sempre. Prima cosa da fare a questo punto sarebbe quella di scaricarlo. Sono andato su Downloads e la prima brutta sorpresa è stata che Atlas per Windows 11, contrariamente a quello che dice l'articolo, non è ancora distribuita. Poco male, ho pensato, scaricherò la versione per Windows 10. Ho fatto clic su Download Now aspettandomi che sarebbe stata scaricata una ISO di Atlas OS sul mio computer. Ma naturalmente la maledizione delle custom ISO ha colpito anche questa volta. Il sistema di download e di installazione di Atlas OS è davvero farraginoso. Funziona sul paradigma del playbook. Che cosa significa? Che per scaricare Atlas OS dobbiamo prima scaricare un programmino, questo AME Wizard, poi scaricare il cosiddetto playbook, che altro non è se non un set di istruzioni che consente di modificare una ISO originale scaricata a sua volta da Microsoft. Una volta preparata in questo modo la si può ulteriormente preparare con Rufus ed installare, cosa che ho fatto immediatamente in preda all'entusiasmo su una macchina virtuale.
Devo dire che il sistema, per essere veloce, è sicuramente veloce, però è veloce come sarebbe veloce la tua macchina se per renderla più prestante le togliessimo il parabrezza, le cinture di sicurezza, il paraurti e gli airbag. Insomma, una macchina mortale. Beh, è successa esattamente la stessa cosa con Atlas OS. E per averne la conferma ci basta andare proprio sul profilo Twitter ufficiale di Atlas OS, dove troviamo un post fissato in evidenza. In questo tweet si dice che si stanno dando da fare per far fronte alle recenti preoccupazioni concernenti la sicurezza di Atlas OS. Per un'ulteriore conferma, allora sono andato a fare una ricerca su Google per Atlas OS Security. Beh, insomma, c'è da mettersi le mani nei capelli. In primo luogo, gli sviluppatori di Atlas OS hanno strippato Windows Defender e diciamo che forse in una certa ottica ci può anche stare, anche se per esempio su RevaiOS io consiglio di riattivarlo, così come faccio su Ghost Spectre, non consiglio la versione senza Windows Defender. Ma la cosa peggiore è che hanno tolto anche lo strumento di rimozione malware, che è fondamentale, perché nel momento in cui veramente dovesse entrare un malware sul nostro sistema non avremmo nessun modo per rimuoverlo. Poi hanno pensato bene di pasticciare con il sistema di gestione degli account, e tu sai bene, se hai guardato i miei video precedenti, quanto sia importante avere sul proprio sistema un account amministrativo che impedisce ai software di fare quello che vogliono con il nostro computer. E ciliegina sulla torta hanno rimosso anche il VBS. Che cos'è il VBS? Vuol dire Virtualization Based Security. Sostanzialmente è un sistema che crea intorno ai processi sospetti e potenzialmente pericolosi una sorta di bolla di sicurezza, una specie di macchina virtuale, in modo che questi processi non possano fare danni al nostro sistema. Insomma, installare Atlas OS prima che venga reso più sicuro, cosa che non sappiamo se e quando accadrà, e da irresponsabili. Atlas OS bocciato. E passiamo ad un altro problema di sicurezza che potrebbe coinvolgere i nostri computer. Il sito Bleeping Computer, che ti ho già presentato in precedenza, ha emanato un altro alert, questo il 28 aprile 2023, e riguarda Vipersoft X, che in realtà è un vecchio malware, ma come spesso succede questo malware è stato reingegnerizzato e modificato e adesso attacca i password manager e tenta di rubare le password dai nostri computer. Quali sono i computer vulnerabili? I computer vulnerabili sono quelli che utilizzano per la gestione delle password due software molto diffusi, che sono il software OnePassword ed il software KeePass. Se per caso usi uno di questi software, mi dispiace dirti che fino a quando non sarà patchata la situazione di sicurezza, sarà opportuno che tu lo rimuova, almeno temporaneamente, tenendo conto che su base mondiale il 4,1% degli attacchi alle aziende è avvenuto in Italia, una cifra enorme se consideriamo che è su scala mondiale, e a livello privato la percentuale si aggira comunque intorno al 4%. E veniamo alla prossima notizia, che rende un po' tristi i possessori e i fedeli utilizzatori di Windows 10, perché è stato diramato da Microsoft un comunicato che ci informa che la attuale versione di Windows 10, cioè la 22H2, sarà l'ultima versione e che quindi non ci saranno più aggiornamenti per Windows 10 relativi alle feature, cioè alle funzionalità di questo sistema operativo. Ma questo cosa significa all'atto pratico? Possiamo continuare a tenere Windows 10 o corriamo qualche rischio? No, non è pericoloso, perché comunque gli aggiornamenti di sicurezza per questo sistema verranno comunque pubblicati da Microsoft. Quello che non ci sarà saranno gli aggiornamenti delle funzionalità, quindi non usciranno più nuove funzionalità per Windows 10.
E veniamo all'ultima notizia di sicurezza che ci concerne. Come ho detto, questo canale non si occupa di Android, di smartphone e quant'altro, almeno per il momento. Però mi sembrava utile diramare questa preziosa informazione perché, come puoi vedere, il sito Punto Informatico ci dice che in Android sono state scoperte 19 app contenenti malware. Naturalmente le case produttrici di queste app hanno già provveduto a ritirarle dal mercato, però se tu ne avessi una già installata sul tuo smartphone sarà opportuno che la rimuovi anche con la massima celerità. Troviamo l'elenco di queste app nello stesso articolo di Punto Informatico, che insieme a tutti i riferimenti di tutti quanti gli altri articoli ti lascio nelle note in descrizione di questo video. Come ho detto in apertura del video, sono davvero curioso di sapere qual è la tua opinione relativamente a questa mia nuova iniziativa. Troverai un post nella sezione community di questo canale dove potrai esprimere anche tu non solo la tua opinione ma anche il tuo voto se vuoi che questa cosa prosegua perché la ritieni utile, ma sentiti libero anche di bocciarla se ritieni che questa sia una cosa superflua. Ribadisco che comunque i video canonici del mercoledì e del sabato non verranno assolutamente toccati e che anche tutte le altre iniziative che sono partite continueranno a sprombattuto. Tutti questi articoli infatti li troverai anche nella sezione news del sito www.gentiluomodigitale.it in modo tale da costruire anche un piccolo database di informazioni che magari per nostra comodità potremo andare a sfogliare anche in un secondo tempo. Bene, anche per oggi ho terminato e a questo punto, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.